Manley Steelhead, per anni lo stadiofono più chiacchierato, più ricercato e più ambito di tutto il web, di tutte le riviste. Un prodotto che ha saputo centrare un equilibrio incredibile tra il prezzo, le prestazioni e la versatilità di impiego. Oggi le follie dell'high-end ci hanno abituati a cose ancora più sofisticate e stellari, ma lo Steelhead ancora oggi rimane un grandissimo classico per gli amanti del vinile. Ce l'ho qui, è il mio preamplificatore fono di riferimento per quanto riguarda la parte stereo del mio impianto. Non gli ho mai cambiato le valvole, credo che sia giunto il momento di farlo, perciò oggi guardiamo anche come è fatto dentro. Venite. Manley Steelhead RC, l'ultimo attualmente di tre versioni di questo meraviglioso preamplificatore fono. Uno dei più storici, più celebri, ambiti negli anni ruggenti, quando è uscito l'alta fedeltà high-end emiratesca a cui siamo abituati oggi con prezzi fuori da ogni logica, non c'era o se c'era se ne parlava poco perché era rara e questo ricopriva quella fascia alta, chiamiamola di buon senso, dove chi poteva, diciamo, faceva un acquisto per la vita e acquistava un prodotto di qualità stellare, un riferimento per molti, un riferimento per anni per Michael Fremer, all'epoca su Stereophile, e per tantissime altre persone su forum e riviste, era ambito da tutti. C'erano ottimi motivi e ci sono tuttora ottimi motivi per cui questo sia ritenuto uno straordinario preamplificatore fono. Di questo si tratta. Un preamplificatore fono che in questa versione si fregia di un bellissimo telecomando, versione appunto RC che sta per Remote Control, e è un telecomando intelligente in quanto non è infrarosso ma è radiofrequenza, perciò se vi trovate in cucina e volete alzare o abbassare il volume, unica cosa che ci potete fare, lo potete fare, quindi diciamo offre un certo tipo di utilizzo confortevole a chi l'impianto audio in casa se lo gode, oltre a scriverci articoli, eccetera, eccetera. Andando a ritroso, l'importanza delle ultime versioni risiede più che nella versione RC, magari in quella precedente, il passaggio dalla V1 alla V2, che ha decretato l'inserimento di un preziosissimo ingresso linea, uno solo, almeno per accontentare una sorgente di livello linea, e renderlo così un preamplificatore abbastanza versatile per essere l'unico centro di controllo di un impianto hi-fi. Oltretutto, appunto, con il controllo di volume è possibile usufruire delle sue uscite anche variabili. Vediamo un attimo di che cosa stiamo parlando. Questo è il pannello posteriore e abbiamo le uscite fisse, quindi nel caso lo si voglia usare come prefono standalone da collegare ad un altro preamplificatore o amplificatore integrato, oppure due belle uscite variabili asservite, come si diceva, al potenziometro sul frontale, che permettono, essendo doppie, persino di biamplificare e quindi di avere una situazione molto autonoma nelle mani. Abbiamo tre ingressi per le testine, un ingresso MM e due ingressi MC. Molto importante capire bene di cosa stiamo parlando e dopo lo analizzeremo quando apriremo l'apparecchio. Ovviamente il morsetto di terra e l'ingresso linea parte parte, quindi sinistro e destro, per quella fatidica sorgente di livello linea che vorremmo poterci collegare. Torniamo alla parte interessante che è il frontale. Allora, che cosa abbiamo qui? Abbiamo uno degli elementi per cui questo è un grande prefono, la sua versatilità e facilità di configurazione. Siccome ci colleghiamo tre testine potenzialmente, oppure tre bracci, tre giradischi, che dire si voglia, avremo la necessità di poter regolare le configurazioni di queste testine in maniera agevole, è ovvio. Per questo motivo abbiamo qui nel bel mezzo un regolatore, uno switch selettore di impedenze. Abbiamo intorno adesso due altri switch che fanno un moltiplicatore a 10 e a 100 per le capacità di carico, quindi prezioso specialmente, magari non solo per le testine MM. Dopodiché abbiamo il nostro bel manopolone del volume e da questa parte il selettore ingressi, quindi MM, MC1, MC2 e il selettore del guadagno. Con questa strumentazione tra le mani noi possiamo collegare qualsiasi testina praticamente e essere ragionevolmente certi di poterla caricare nel modo opportuno. Più dettagli sulle varie regolazioni disponibili dopo, quando la apriamo. Perché la apriamo?
perché è da diverso tempo, sono anni che non cambio le valvole, e valvole di segnale come quelle che ci sono dentro, anche abbastanza rognose come le 6922, tendono a deteriorare nel tempo e quando deteriorano il loro rumore, magari anche la microfonicità e una serie di parametri, iniziano a diventare udibili. Udibili in un impianto ad alta sensibilità e ad alte prestazioni come quello alle mie spalle non è una buona cosa, specialmente in un prefono. Quindi in questo oggetto le valvole vanno tenute in grande efficienza. Mentre lo rivalvoliamo, cerchiamo di capire meglio come è fatto. Eccolo qui, che dire, una bella meraviglia anche da aperto. Ricordiamoci un prodotto comunque industriale, ampio uso di circuiti stampati, comunque tutta roba di grande qualità, organizzata bene, c'è tanta roba da mettere in questo apparecchio. Cosa abbiamo come punti nevralgici di questo bellissimo prefono? Abbiamo la sua componente valvolare, abbiamo i suoi autotrasformatori Manley Iron, abbiamo dei condensatori fatti su specifiche di grande qualità, questi sono dei polipropilene. Abbiamo una grande attenzione generale al cablaggio, tutto molto ordinato. Abbiamo, come già anticipato, degli stampati ben ordinati, abbiamo un sacco di condensatori di disaccoppiamento Vima, abbiamo quello che serve per dire che è un gran bel prodotto. Ora, una nota shock, nel senso, questo è un preamplificatore valvolare, ma in realtà questo è un preamplificatore ibrido, perché non solo le valvole si occupano del nostro prezioso segnale. Queste valvole, che vediamo qui, ce ne sono 6, ci sono le 6922 qui al centro e delle 5687, perciò delle 7044 che dir si voglia, qui attorno. Quelle laterali, quindi le 5687, sono le buffer di uscita, mentre le preamplificatrici fono, se così vogliamo chiamarle, sono le 6922, ma non lavorano da sole. Questo è uno schema totem pole, un SRPP, quindi un Series Regulated Push-Pull, fatto con una ibridazione di MOSFET e valvole. Ci sono per il lato inferiore del totem pole dei MOSFET e per il lato superiore del totem pole le 6922. Le valvole installate di serie sono delle Electro Harmonics per quanto riguarda la parte fono e delle Philips Gen per quanto riguarda la parte di uscita. La scelta di un totem pole ibrido MOSFET e valvole è una bella dichiarazione di intenti da parte di un marchio come Manley che ha sempre avuto il suo hashtag, il suo slogan Tubes Rule. Si sono sempre impegnati a fare le cose valvolari, ma evidentemente qui hanno deciso che per il rapporto segnale-rumore, per il desiderio di corrente, di bassa impedenza negli stadi e via discorrendo, ci voleva anche l'apporto di qualche FET. E lo hanno coraggiosamente fatto, senza farne una battaglia, una guerra ideologica. Detto questo per quanto riguarda la parte valvolare ed ibrida, vorrei spendere delle parole molto importanti sul discorso degli ingressi per le testine, perché questo amplificatore ha ingressi MM ed MC, come abbiamo specificato in precedenza, ed è molto importante capire come funzionano per fare la scelta giusta con le proprie testine. E uno mi risponderà, vabbè, è facile, o la MM la metto sull'MM o la MC la metto sull'MC. Non necessariamente, perché in realtà ciò che fa la differenza tra questi stadi è il primo componente che il segnale della testina si ritrova davanti. Se optiamo per lo stadio MM, caricheremo con un'impedenza basata sulle resistenze di carico. Se invece adottiamo l'ingresso MC, la nostra testina entrerà anzitutto negli autotrasformatori Manley Iron. La differenza è grande, non solo dal punto di vista del guadagno, perché gli autotrasformatori aggiungono gratuitamente qualche decibel di guadagno, ma è grande dal punto di vista della timbrica, perché ci sono testine che amano essere caricate su resistenze e testine che amano essere caricate su trasformatori, e questo chi fa un po' di esperienza con testine di un certo pregio lo sa bene.
Quindi che cosa ci permette di fare questo preamplificatore? Di scegliere su quale tipo di carico infilare la nostra cara testina. Possiamo deliberatamente scegliere di mettere una testina MC sull'ingresso MM, eventualmente se ce ne sarà bisogno potremo arricchire un po' di guadagno con il selettore sul frontale, ma nulla ci vieterà di farlo e quindi avremo la MC caricata su resistenze. Se invece preferiremo passare per i trasformatori, vai di ingresso MC. Manley nei suoi manuali è molto chiara e categorica nel dire usate i trasformatori ovunque potete perché avete un miglior rapporto segnale-rumore e un guadagno gratis fondamentalmente. Io, come anticipato poco fa, dissento da questa categorizzazione perché a seconda della testina che collegate potreste voler fare una scelta diversa ed è molto importante capire che questo apparecchio funziona in questa maniera duale senza che dobbiate scegliere matematicamente in base al tipo di testina che avete collegato. La versatilità lato carichi è veramente, veramente encomiabile. Le due scale corrispondenti a MM ed MC di questo selettore sono identiche salvo che per l'ultimo valore. Fanno da 25 a 400 ohm nel caso dell'ingresso MC o da 25 a 47 kΩ nel caso dell'ingresso MM, perché ovviamente per la MM tipicamente ci vuole il 47 kΩ. E allora avremo 25, 50, 100, 200 e 400 ohm per MC, oppure 25, 50, 100, 200 e 47 kΩ per l'ingresso MM. Questi sono i valori disponibili, ricordandoci che su MC si passa per gli autotrasformatori, su MM si passa per le resistenze. Ancora molti 4 valori differenti di guadagni regolabili sul frontale e i selettori per la capacità di carico. Se si vuole impostare ad esempio una capacità di carico di 150 picofarad, si possono mettere 1 sul 100 e 5 sulla scala da 10. Ora, nel processo di rivalvolare l'apparecchio mi sono dotato di qualche valvola interessante, perché ovviamente cerchiamo di fare le cose fatte bene. Per le 6922, una valvola che è diventata famosa qualche decennio fa, diciamo che ero un adolescente, se ne parlava tanto nei forum, è la russa 6H23EB. Una volta si trovavano per un tozzo di pane, oggi sono diventate molto più rare, le quotazioni sono salite di conseguenza. È una valvola solida, dalla prestazione eccellente, una valvola neutra, una valvola sana, senza velleità particolari e anche di grande affidabilità e durata. Per quanto riguarda invece le 5687, ho qui due coppie matchate di Tungsol d'epoca, quindi valvole di pregio, valvole di valore. Vediamo come risponde l'apparecchio dopo la rivalvolatura, sia perché le valvole saranno auspicabilmente sane, sia perché saranno di miglior qualità rispetto a quelle attuali. Qui apro e chiudo una parentesi molto veloce. Quando parliamo di Manley Labs parliamo di un marchio fortemente improntato al professionale con delle logiche di progettazione abbastanza ferree e pratiche. Il tube rolling, l'arte di giocare a cambiare valvole sugli apparecchi Manley, non dà sempre dei risultati così tanto stuzzicanti, perché la logica progettuale di questi è di essere quanto meno sensibile possibile all'usura, al degrado e alla qualità delle valvole installate. Un ottimo approccio per gente che fornisce studi di registrazione dove la gente è lì a lavorare e non a giocare. Perciò non ho delle aspettative esorbitanti, ma ho avuto diversi prodotti Manley e comunque la valvola giusta al posto giusto ha sempre fatto un po' di differenza. E poi diciamoci una cosa, e non me ne vogliano gli amici che si occupano di queste valvole, ma in questo impianto una valvola Electro Harmonix non ci può stare. Possiamo discutere della qualità delle valvole quanto volete, ma una Electro Harmonix qui dentro non ci deve stare, mai. Ora, a me piacerebbe dirvi che siccome sono pragmatico e voglio fare le cose un passo alla volta e assaporare tutte le differenze, ho sostituito soltanto
le 6922 Electro Harmonix con le russe per capire l'apporto che avrebbero dato. La realtà invece è che una delle Tungsol mi è partita dalle dita, è finita contro il pavimento e ha saltato la sua bellissima capocchietta, creando un buco che passa all'interno e quindi questa valvola è andata in un secondo. Sono cose che capitano, bisogna sapersi prendere con spirito anche quando si commette una grandissima. Perfetto. Allora io direi di richiudere la macchina e ascoltare come va con le nuove russe al posto delle Electro Harmonix. Un difetto, se così vogliamo chiamarlo, di questo preamplificatore che mi ha impedito di acquistarlo per tanto tempo quando lo bramavo è la lunghezza complessiva, la profondità complessiva, perché bisogna aggiungere alla già non poca sua di telaio anche la profondità di questa parte rigida del cordone ombelicale. È tanto così ulteriore che non posso piegare e che quindi se uno ha, come ce li ho avuti per tanti anni, i mobili contro ai muri o semplicemente delle mensole, è veramente, veramente difficile collocare l'apparecchio. Quindi questo è un fattore da tenere in considerazione. A me è toccato tenerlo in considerazione per tanto tempo.
Allora, in due parole, che cosa abbiamo ottenuto? Un grandissimo miglioramento della silenziosità. Mi è stato immediato regolare il volume sull'integrato e sentire che salendo a livelli in cui da tempo notavo un certo ronzio e poi abituandosi quasi uno lo ascrive all'impianto, pensa che magari sia intrinseco, ci possa stare, invece è sparito completamente. L'impianto è davvero molto silenzioso nonostante il livello d'ascolto assolutamente da ascolto, ecco, e non da prova per il video. Quindi molto contento del risultato. A volte si vede, due valvole fanno una grande differenza tra giudicare un apparecchio rumoroso o silenzioso. Quindi quando avete apparecchi come questi, se avete apparecchi specialmente con queste dannate valvole 6922, le 6 DJ8 e altre nomenclature E88CC che dir si voglia, mi raccomando, tenetele sempre in efficienza perché sono valvole che tendono dopo un po' a fare rumore quando perdono efficienza. Grazie per avermi fatto compagnia in questa ennesima prova. Alla prossima. Qui possiamo vedere il getter, il deposito metallico lasciato sul vetro della valvola che servirebbe ad assorbire le minuscole quantità di gas eventualmente presenti dopo il sottovuoto o con l'andare del tempo che potrebbero penetrare nella valvola. Quando si ha una rottura catastrofica di questo tipo e molta aria entra, ecco che di colpo il nostro povero deposito metallico si vaporizza nella reazione e capiamo che il tubo, ai noi, è andato.